Bentornati cari amici del canale, sono apparso improvvisamente dopo questa panoramica bellissima di questa baita che ormai conoscete, già fatta vedere nel video sulla macchinina. Ebbene oggi continuerò un altro video della serie errori fotovoltaici e consigli pratici. Tante domande ricevo dove mi chiedete tante cose. Bene, tutto questo lo raggruppo per fare questa serie di video meraviglioso, potete vederle nella playlist, che riguarda proprio che cosa fare in certe situazioni, con certi apparecchi, con certe configurazioni e quali errori a volte si possono fare. Ebbene, in questo video vedremo un sacco di cose, sarà un video lungo, significativo e spero che vi sarà d'aiuto. Ci vediamo ragazzi quindi fra 4 secondi, giusto il tempo se volete di iscrivervi al canale. A fra poco e buona visione. Partiamo quindi ragazzi con una domanda che molti di voi fanno. Gianni, ho comprato un inverter ibrido con regolatore di carica incorporato e la tensione del range, diciamo, dei pannelli fotovoltaici mi dà da 120 a 500. Io ho provato ad attaccarla a 100, chiaramente siamo in campagna ragazzi, io ho provato ad attaccarla a 120 volt, parte ma si blocca, si ferma, riparte, sembra che i pannelli non funzionino correttamente. Ebbene ragazzi, stiamo parlando della tensione di avvio, quella del regolatore di carica all'interno degli ibridi. Quando i produttori dicono range 120-500, ebbene a 120 è una partenza ma instabile, molto finta, perché quando troviamo 120-500, ebbene la stringa che dovreste fare con i pannelli fotovoltaici è intorno a 2/3 e oltre. Significa che dovrete fare stringhe da 300, 360, 400 volt per ottimizzare la produzione di questi ibridi. Ecco che la parola 120 che vi attira perché vi fa rientrare nei parametri di sicurezza sulla corrente continua, in realtà non c'è. Non c'è perché c'è molta instabilità, poca produzione, soprattutto albo e tramonto. Ebbene, non riuscite a far funzionare il vostro regolatore di carica. Quindi se acquistate inverter 120-500 o 90-400, 450, sappiate che non sono inverter studiati per lavorare con la corrente continua sui pannelli in sicurezza totale, che è sotto i 120, ok 130, ma dovete lavorare invece poco sotto il limite massimo. Se è 120-500 dovete fare impianti da 360, 400 volt e oltre, anche 420. Se invece è 90, 400, dovete stare a 280, 350, 360. Mai stare al limite, mai stare a 400 se quello è il limite, mai stare a 500 se quello è il limite, ma non potete sicuramente stare a 120 che è la soglia minima. Andiamo avanti con le altre domande. Ragazzi, a questa domanda è da un po' che ci pensavo, volevo fare addirittura un video specifico, ma poi ho pensato di aggiungerla qua perché qui conterrà questo video tante risposte molto interessanti ed è una domanda molto importante perché c'è di mezzo pericolosità, molta pericolosità. Ebbene, che cosa riguarda? Riguarda esattamente la combinazione tra le batterie litio-ferro-fosfato, ok? E le batterie al piombo AGM. Circola questa voce in giro che se io, soprattutto su mezzi mobili o sulla barca o in baita piuttosto che a casa, se ho un impianto fotovoltaico con batterie al litio-ferrofosfato, quindi sicure, potenti, eccetera, posso abbinare anche delle AGM, quindi batterie al piombo. AGM vi ricordo che significa Absorb Glass Mats, cioè significa che hanno, non sono acido libero, ma sono quelle che hanno dei fogli di vetroresina assorbente, di spugna che non si consuma con l'acido, appunto assorbente, e hanno meno acido all'interno, sono prestazionali, sono potenti, si usano soprattutto nelle macchine start e stop. Bene, queste batterie sono sempre nella configurazione delle batterie al piombo, dove rientrano le acido libero, AGM, le gel e le sigillate. Queste 4 tipologie sono sempre tutte batterie al piombo. Ebbene ragazzi, perché non si connette in parallelo una litio-ferrofosfato con una piombo?
Molti dicono se io ho la potenza e la carica rapida del litio ferrofosfato, poi posso gestire anche tutte le AGM che ho, perché pian piano butto la corrente di là, dal momento che sono in equitensione me le tiene belle cariche. Se invece usassi solo le piombo, sono un po' la vecchia tipologia per cui non ho le prestazioni. Ebbene, questa è una cosa pericolosissima che può portare all'incendio della vostra abitazione. E adesso vi spiego il perché. L'avete capito che chi comanda all'interno di un impianto è sempre la tensione, l'equitensione. Quando le equitensioni ci sono, tutto viaggia in modo parallelo e apparentemente sicuro. Se abbiamo due batterie e le mettiamo una un po' più bassa e l'attacchiamo all'altra, subito la tensione più alta va a riversarsi su questa. Ecco perché non mi piacciono le batterie in parallelo, che potrebbero anche funzionare, ma sono sempre soggette a un bilanciamento perfetto. Il momento in cui un BMS dovesse staccare, la riconnessione ci obbliga a riportare questa batteria veramente al decimo, al centesimo di volt, per evitare che si ribruci subito il fusibile o che si danneggi il BMS. Ma questo è un altro argomento che avete già ascoltato nel video sulle batterie in parallelo. Torniamo alle nostre batterie litio con connessione in parallelo alle AGM. Ebbene, immaginate che una batteria al piombo si vada a rovinare. Come si rovina una batteria al piombo? Semplice, sono 6 celle da 2 volt, e questa è una batteria da 12 volt. Se una di queste celle si rovina, ovvero le piastre di piombo interno, che sia la positiva o la diossido di piombo piuttosto che la negativa in ossidi di piombo metallico, ebbene, se una di queste va in corto, succede che la batteria comincia a consumare corrente e si scarica e si brucia, ed è quella batteria della macchina che quando andiamo la mattina ad accendere non va più. Perché? Perché non abbiamo più 12 volt o 12,6 o 13 se è nuova, ma abbiamo 10, cioè una di quelle celle è venuta a mancare, è morta si dice, e quindi fa da resistenza che assorbe la corrente delle altre. Bene ragazzi, la cosa grave qual è? Che se noi in quel momento abbiamo connesso un pacco batteria al litio da 12 volt, questo sentirà che di là non ci sono più i 12 volt uguale a lui, cioè 12,5, ipotizziamo 12,3 di qua e 12,3 di là, ma lui sente 10,3 perché 2 volt si sono squagliati, così come si dice. Bene, lui non è che dice ok, ti bilancio io, lui la litio istantaneamente darà tutta la corrente che serve per bilanciare nella maniera più rapida, cioè in 1C, in 2C, in 3C, all'interno di questa batteria al piombo. Questa resistenza cosa farà? Andrà a scaldare, perché tutta questa corrente che gli arriva, e lui oramai, questa cella è andata in corto, andrà a scaldare, ma c'è l'acido solforico dentro, ovvero l'elettrolita composto da acido solforico e acqua distillata. Bene, a questo punto inizierà a scaldare fino a evaporare tutto l'acido e fino a fondersi il piombo e fino a bruciare la plastica. Ora che si scarica la litio in questa singola cella, quella batteria al piombo brucerà, bruciando tutto ciò che c'è intorno a lei, cioè la barca, il camper, la casa. Quindi la connessione tra la potenza del litio ferrofosfato e le batterie al piombo non può coesistere, perché è molto molto pericolosa, proprio per questo motivo. Ok? Andiamo avanti con la prossima domanda, ragazzi. Innanzitutto, ragazzi, scusate se parlo sempre con questa franchezza, con questa schiettezza, perché con la corrente non si scherza. E una cosa che non mi piace quando tutti noi costruiamo gli impianti o decidiamo di pianificare è esattamente la faciloneria. Perché quando si parla di batterie, quando si parla di corrente, quando si parla di cavi, di tensioni, di temperature, tutto porta al fuoco, tutto porta all'incendio. Quindi vi chiedo scusa se sono così incisivo, ma perché vi voglio bene, tra virgolette, perché ci tengo al fatto che non vi facciate male. Torniamo a una domanda molto tecnica, importante, della quale potrei scrivere insieme a voi dei libri di esperienze lunghissimi. Posso sdraiare le celle LiFePO 4? Mi è molto comodo nel camper metterle sotto il sedile 1, 2, 3, 4. E poi Gianni, vendono anche aziende famose, milionari cinesi, vendono dei rack che si possono combinare in parallelo, anche lì lasciamo perdere, dove le celle sono sdraiate. E poi le celle, Gianni, non sono 16, sono 3 file da 5, quindi sono 15.
Bene, risponderò a questa domanda cercando di essere, a questa serie di domande cercando di essere il più chiaro possibile. Allora, innanzitutto, c'è un processo chimico-elettrico che si chiama tombazione delle celle. Quando avviene? Avviene quando le celle che sono avvolte e poi introdotte nel loro involucro e hanno poco liquido all'interno, attraverso la carica e la scarica, questo liquido, uso un termine popolare, va a lubrificare tutta la salita delle celle. Se noi posizioniamo le celle in orizzontale, questo non avviene più, perché l'avvolgimento non è più così che privilegia le salite, ma l'avvolgimento sarà così, per cui ci sarà una tombazione del liquido interno al litio ferrofosfato. Questo è lo scopo del canale. Ecco perché vi sto parlando così, per non farvi rovinare le batterie. Se le mettete in orizzontale si rovinano, ma chi l'ha detto? L'ha detto Gianni? No, lo dicono i produttori. La IV soprattutto dice non mettete le celle in orizzontale. Più chiaro del produttore che se le ha inventate o se le ha copiate da altri o se le ha comunque costruite non ce n'è. Però io ho anche quelli che sono i miei colleghi di dialogo internazionale con i quali facciamo conversazioni dall'inglese ad altre lingue, dove andiamo proprio a mirare il punto che non è un punto commerciale. Su questo canale avete visto ci sono recensioni, ci sono collaborazioni, ma lo scopo non è commerciale e l'avete ben identificato su questo canale. Ora vediamo perché anche alcune aziende invece posizionano le celle, grosse aziende, in orizzontale e non in verticale. Ebbene ragazzi, la risposta è semplice: per quanto sia grossa un'azienda, non è un canale che vuole lavorare per aiutare gli amici a produrre la propria corrente, ma è un'azienda commerciale, quindi per facilità, per comodità, per business, se le studiano tutte, e quello che studiano non è spesso quello che dovremmo fare noi. Se aprite una batteria preconfezionata, spesso trovate tante problematiche, dai cavi sottili, connessioni fallaci, piuttosto che BMS economici. Non tutti usano i JK o i Ni perché sono molto costosi. Quindi le celle non vanno messe perché scientificamente non si mettono in orizzontale. Punto. Ragazzi, alla fine scegliete voi, ma quello che è un discorso scientifico esula da quello che invece è un discorso commerciale. Quando mettiamo 15 celle abbiamo abbassato la tensione di una cella, 3,2 in meno, quindi l'impianto si va a regolare tutto sulla combinazione della 48 volt invece della 51.2, no? Ma il punto qual è? È un problema? No. No, se avete tutto settabile in quel modo, combinabile in quel modo, sì, ma spesso gli apparecchi hanno delle limitazioni. Gianni, come mai non posso settare sotto i 48, 49? Perché questo produttore di questo inverter, piuttosto che di questo regolatore di carica, ha stabilito che il suo limite minimo è 48, perché anche lui pianifica in base alle 16 celle. Se ne usate 15, poi vi dovete adattare con prodotti che devono regolare in base alle 15 celle, non alle 16. E spesso scopriamo che c'è il prodotto specifico venduto da quel costruttore, da quell'assemblatore grosso da 15 celle, e che deve lavorare su quelle tensioni sue, quindi devi comprare il suo. Poi voglio aggiungere una batteria e una 16 celle, posso? No, perché abbiamo tensioni diverse. Come facciamo a far funzionare batterie da 15 celle e 16 celle? Quindi non sto promuovendo la 16 celle, ma sto cercando di farvi riflettere sull'importanza della pianificazione, della valutazione. Se io voglio una batteria a 15 celle, c'è un motivo? Sì, perché mi piace 5x3 file, è fatto bene, ottimizzato, va bene. Ho tutti gli strumenti inverter, regolatore di carica, dry contact, sensori e quant'altro che funzionano su quel range della 48 volt. E quindi va bene, ok, va bene. Però attenzione a non fare una scelta seguendo una linea commerciale pensando che l'assemblatore mondiale, internazionale, cinese o americano, famosissimo, sia un sine qua non, cioè quando parla lui non è così. Non è così, sono molto più commerciali che non vostri amici. Questo vale ovviamente per tutto e tutti. Ora, perché vi sto dicendo questo? Qui apro anche una parentesi, l'importanza della pianificazione, ragazzi. Quando voi mi mandate un messaggio dicendo ho comprato tutto Gianni, ho seguito i tuoi link, ho comprato, attenzione, dovete comprare se avete prima pianificato.
Non si può arrivare a casa con una serie di prodotti e poi scoprire che per il vostro impianto specifico 30 pannelli erano troppi o 6 erano pochi. Quindi ci vuole una proporzione. A breve farò anche un video molto interessante sulla proporzione. Ne ho già fatto uno, andate a vederlo, come valutare quello che è la pianificazione di un impianto fotovoltaico. La pianificazione è importante perché vi evita innanzitutto di spendere soldi. Scusate, ogni tanto guardo nell'immensità, guarda, vi faccio vedere un attimo ragazzi perché è bellissimo veramente. Cioè qui ho un panorama che è spettacolare, ogni tanto mi distrae. Poi scusate ma ritorno in posizione, eccomi qua. Allora, il punto è questo, la pianificazione è fondamentale. Quello che contraddistingue un impianto pianificato da un impianto casuale è esattamente quanti soldi avete buttato in più su prodotti errati, cavi sottodimensionati perché pensavate che, consigli di amici che sono diciamo in gruppi magari da 6 mesi vogliono anche esternare un po' della loro cultura semestrale e quindi viaggiano secondo le leggi del sine qua non, cioè così non va bene, ma coloro che vi dicono non va bene e non hanno consiglio, insomma, diffiderei un attimino, perché sai, se uno dice non va bene è perché sa cosa va bene, quindi mi devi dire cosa va bene. Se sei amministratore di un gruppo e dici questo è un prodotto brutto, e quindi qual è quello bello? Questo è brutto, questo è verde, questo è giallo, questo sono opinioni personali. Quindi valutate attentamente e pianificate. Vi faccio un esempio di pianificazione, ragazzi. C'è un'azienda famosa che costruisce le penne, che è la BIC. Ebbene, se voi guardate i tappini delle penne in generale, io me ne sono portati alcuni perché facevo una riflessione su questo. Allora, i tappini cosa sono? Sono quei cosi che si mettono sulle penne per, li vedete da vicino. Ebbene ragazzi, qui ne ho 3, tra cui questo è quello della BIC. Vi faccio vedere una semplice differenza che è frutto di studio, di analisi, di pianificazione. Guardate questo tappino di un'azienda cinese costruito, vedete? Qui è chiuso, qui c'è l'ingresso della penna e lui è protetto da cosa? Dal fatto che se cade di punta, voi sapete sul pavimento, ting, la sfera si rovina e o meglio il contorno della sfera, quello che è il tubo di lavoro dell'inchiostro, e buttate perché non scrive più. Bene, vi faccio vedere invece la BIC, nella loro pianificazione che cosa hanno fatto. Vedete che questo è il tappino, dove hanno questo per metterlo nel taschino, e guardate qua, c'è un buco, lo vedete questo buco? Adesso non so, poi guarderò bene le immagini se si vede il buco del tappino. Bene, qual è lo scopo di questo tappino nella loro pianificazione? Se un bambino mangia uno di questi tappini perché è piccolo, un bambino involontariamente lo può ingerire, ebbene da quel buco lui sopravvive perché riesce ancora a respirare mentre gli ha chiuso i polmoni, la trachea, eccetera. Quando arrivano i dottori lo salvano. Ora, non faccio il buco, chi se me ne importa perché spendo di più per gli stampi, eccetera, e il bambino muore. Allora un'azienda seria pianifica. Rivolgiamo questo esempio al nostro canale. Noi vogliamo creare, costruire, generare la nostra corrente, facciamolo sempre pianificando. Qui rispondo a tutti quelli che mi dicono: senti Gianni, ho visto questo prodotto, mi piace. No, devi vedere se è combinabile, se è pianificabile, se è inseribile all'interno del tuo impianto, se no è un accrocco aggiunto a caso. Ho visto, c'è un'offerta a Gianni di questi inverter fantastici, sì, ma poi quanti di voi amici del canale mi chiamate dicendo: ho comprato questo inverter Gianni, ma adesso cosa faccio? Perché ho scoperto che è una tensione alta, è un ibrido con regolatore incorporato, io non volevo fare, come dici te adesso, qualche minuto fa, tensioni da 360 a 400 volt, lo devi vendere, lo devi regalare, lo devi buttare. Pianificazione ragazzi è importante. Scusate se sono oggi un po' lungo perché ho raggruppato tante cose e le andiamo a discutere insieme. Alla prossima domanda ragazzi. Un'altra domanda ragazzi che mi avete fatto in tanti riguarda la questione del bulk e del float. Ora, Gianni, qual è la tensione a cui consigli caricare le celle 48 volt? Allora, chiariamo due cose.
48 volte estrapolato dalle piombo, le antiche che si usano tantissimo, vanno benissimo, impianto semplicissimo con 2 cavi, ma antiche perché sono state inventate nel 1859 da Mr. Messer, perché era un francese, Planté, no? Il suo collega, ovvero l'antagonista, poi si chiamava Fauré, e inventò le batterie al piombo con gli ossidi. Bene, quelle ossidi sono molto più rapide, hanno più capacità, ma quelle Planté, che erano fatte con lastre di piombo, andate a vedervi il video che ho fatto dove ho costruito una batteria al piombo partendo proprio dalla fusione, è uno dei primi video di questo canale. Ebbene, piombo forever, sono belle, non hanno le potenze e le capacità e soprattutto il peso ridotto delle litio. Quindi su mezzi mobili, potenza nel fotovoltaico, ci siamo spostati tutti sulle litio. Ora, la domanda che mi viene spesso fatta è: a che tensione carichiamo queste celle come bulk? Il bulk, vi ricordo che è la tensione di carica massima, ok? Cioè io devo arrivare a una carica massima. Questa carica massima stabilisce il SOC, cioè lo state of charge, cioè a quanto sono arrivato, ho una percentuale, 100%, 90, 80, o poi quando scarico, se arrivo a 48, a 49 o 50, ho un altro state of charge. Ad esempio a 51 circa ho il 20% ancora di batteria, ma a 48 ho pochissimo, quindi sono arrivato quasi a zero, ok? C'è sempre qualche 5 ampere, eccetera. Questo è importante perché determinando il SOC determiniamo quanto riempiamo la batteria, e questo è molto utile quando in inverno, non in estate dove non usiamo i condizionatori, le pompe di calore per scaldarci e quant'altro. Sì, condizionatori del freddo sì, però abbiamo tanta corrente, il sole che è molto alto, soprattutto Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, e gli amici del canale di quelle zone d'estate, cioè veramente frangono, poi quest'estate anche con poca pioggia promette molto nel fotovoltaico, certo, non è positivo. Detto questo, caricare è importante. Voi sapete, perché l'ho spiegato in tanti video, che caricare al 100% sempre è dannoso per la longevità. Ora, vorrei spingervi alla riflessione. Quindi Gianni, no, io voglio longevità, quindi non le carico al 100%? Non è sempre vero questo, perché chi di voi dice le batterie litio ferrofosfati durano 10, 15, 20 anni a secondo dell'uso, ma fra 10 anni abbiamo ancora l'80% di queste celle utilizzate bene. Ci saranno altri tipi di batterie che stanno entrando, quindi Gianni, io voglio usarla al 100% perché non voglio pagare la bolletta, a me va bene così, e quindi il mio SOC deve essere sempre caricato, lo state of charge sempre al 100%. È una scelta. E anch'io l'ho fatta sulla macchinina dove voglio percorrere tanti chilometri, quindi carico sempre al massimo. Pensate, lo vedrete in uno dei prossimi video sulla macchinina, che ho caricato le celle a 58,4, che è il massimo fisiologico, dopodiché inizia il damaging, cioè il danneggiamento delle celle. Perché l'ho fatto? Perché è una macchinina, un prototipo, voglio vedere come si comporta, ho deciso di farlo. Non sono vittima di un errore. Detto questo, potete caricare al 100%. Qual è il 100% delle LiFePO 4? Bene, è 54,4. Ma Gianni, però io ho messo 54,4 nel bulk. Se improvvisamente, quando arrivo lì con i pannelli, dovessi spegnere pannelli e assorbimento, cioè carichi, cioè l'inverter, vedo che le batterie sono a 52,8, 53, 53,2, non sono 54,4. Bene, questo fattore è molto importante, ci tengo a chiarirlo, perché 54 è la carica al 100% quando abbiamo fatto anche l'absorption, cioè l'assorbimento. Se noi manteniamo la tensione a 54,4 per X tempo, ipotizziamo tante ore, a quel punto sganciamo i pannelli, sganciamo i carichi, e lei a 54,4, allora l'abbiamo realmente portata al 100%, perché gli abbiamo fatto l'assorbimento. È come se buttiamo una secchiata di acqua all'interno di un bicchiere, poi guardiamo, ma è uscita magari più a metà. Se invece andiamo piano piano, il bicchiere si riempie fino al 100%. Ora, se portiamo le celle a 54,4
totalmente con queste ore di absorption, che negli EPEVER non c'è scritto absorption, ma c'è scritto bulk duration, cioè quanto deve durare il bulk per fare l'absorption, ok? Ebbene, a quel punto lì, se sganciamo tutto e abbiamo 54,4, abbiamo realmente caricato le celle al 100%. Perdiamo qualche anno di longevità, ma fa niente perché è una scelta. Se vogliamo questa longevità non dobbiamo fare così. Intanto faccio una parentesi perché vi voglio ricordare un aspetto molto importante, ragazzi. Bulk absorption e floating o float. Non equalization. A volte i termini sono simili, equalizzatore attivo lo usiamo, ma non equalizziamo le LiFePO4. Cosa vuol dire equalizzare le LiFePO4 che invece si fa sulle piombo? Sulle piombo si fa perché ogni tanto dobbiamo portare le celle a una tensione superiore per andare a riportare il solfato di piombo, che è quel biancastro che si vede nelle celle quando cominciano a diventare vecchie, dobbiamo riportarlo ad acido e quindi andiamo a dare una tensione più alta e quindi il solfato di piombo si va a decristallizzare, si dice così. Ora, questo non va fatto alle LiFePO4. Se abbiamo stabilito che il nostro bulk deve essere 55, ok? Non dobbiamo fare il 56 una volta al mese come si fa sulle piombo, no, assolutamente. Quindi eliminando l'equalization rimangono queste tre. Bene, che bulk vi consiglio? Non c'è un bulk specifico. Alcuni dicono: Gianni, io so che, ho sentito che, ho visto che ci sono degli equalizzatori attivi della JK o della NI che sono molto potenti, quindi le celle vanno ad autobilanciarsi in salita, perché se sono buone le celle non si sbilanciano. Verissimo, le celle della Mani operano così, tutte le celle della Mani, che sono, sapete, le Cattle, le Calb, le Eve, le Lishen, insomma quelle che lei ha da vendere in un momento specifico dopo che loro le hanno testate, dopo che le hanno già equalizzate. E vi ricordo, l'avete visto nell'ultimo video, che adesso la Mani vende celle che sono già arrivate al top balancing, l'hanno fatto loro. Hanno detto: Gianni, lo facciamo noi, perché a volte abbiamo visto che alcuni tuoi follower, e gli ho detto: amici del canale, non ho seguaci, follower, ok? Alcuni sbagliano, poi si rovinano le celle, allora le facciamo noi. Cioè, ragazzi, ma costano di più? No. E vabbè, cioè, questa è la mania, ragazzi. Bene, celle buone salgono insieme, impianto potente che spinge. E allora, Gianni, perché non andiamo ad equalizzare la parte alta? Quindi facciamo partire l'equalizzatore nella parte alta. Può essere una scelta, non è vietato. Perché a me non piace? Perché non tutti comprano dalla Mani, non tutti hanno le celle buone, e fra 3 anni, 5, quelle celle saranno ancora buone. Allora avremo le resistenze interne che cambiano, le tensioni che oscillano. Vi ricordo una cosa: come lavorano, se noi ipotizziamo 8 celle, come lavorano le celle singole, le 3,2 volt delle LiFePO4? Bene, quando entra la corrente salgono, e quando la corrente esce scendono. Parlo di capacità, no? Ma non fanno così, fanno così. Più sono buone, resistenza interna è uguale, eccetera, più sono bilanciate. Se no comincia una sale, l'altra scende, eccetera, e questo l'equalizzatore attivo lo bilancia, perché preleva la corrente dalla cella più scarica e la trasporta in quella più carica. Questo avviene alla velocità della luce, della corrente, che è simile a quella della luce. Quindi se l'equalizzatore attivo è buono, di qualità, e se non basta perché abbiamo tante celle come nel 2P16S, allora mettiamo 2 equalizzatori attivi. Bene, stiamo facendo un buon lavoro. Ma perché a me non piace equalizzare solo in alto? Gianni, ho portato a 54,6, si stavano sbilanciando, lì è partito il mio JK, bam, subito 3 A, 5 A, 10 A di regolatore di carica, bam, ha bilanciato tutto. Sì, ma se le celle non sono buone dobbiamo settare questo prodotto a lavorare anche a differenza di cella. Cioè, se le celle non sono buone, comincia a 52 volte a sbilanciare tanto, questo deve lavorare. Ebbene, questi equalizzatori attivi potenti, quando lavorano in continua, scaldano, si dice a Milano, scaldano di bestia, cioè scaldano tantissimo e si possono bruciare. Vabbè, Gianni, però poi ci sono le protezioni, c'è il BMS che sgancia. Sì, sganciamo il BMS con i pannelli attivi. No, vabbè, io ho l'Elerix che sgancia tutto, va bene, sganciamo tutto e siamo in vacanza. L'impianto non deve essere protetto dalle emergenze, ma le proteggere in caso di emergenza. L'impianto deve viaggiare lineare, pulito,
senza mai avere problematiche. Se noi portiamo una cella a 55,4 con 10 kW di fotovoltaico, come arrivano a già 55 anche prima, cominciano a partire le celle, gli equalizzatori attivi devono bilanciare, non stiamo facendo un lavoro corretto in temperatura, e soprattutto quando le celle invecchieranno. Se abbiamo comprato celle, quelle le cosiddette super economiche in Cina, che abbiamo anche il diritto di utilizzare, ma non sono per nulla buone, e con questo sistema qua sarebbe un disastro, continue interruzioni dell'Elerix o del BMS. Allora, soprattutto se abbiamo impianti potenti, abbiamo un impianto di 20, 18, 15, 10, ma anche 8, 6 che buttano dentro nel nostro pacco batteria, ebbene io dico, e io preferisco bilanciare costantemente. Allora ragazzi, analizzate. Volete farlo in alto? Fatelo in alto, ma sappiate che potreste, perché se le celle sono buone, lavorano bene, arriva lì, pam, abbiamo caricato al 100%. E vabbè Gianni, allora se non ti piace questo sistema cosa consigli? Consiglio quello che ho detto all'inizio, cioè il bulk, il duration, nel caso degli EPEVER, o comunque l'absorption, e il float. Che tensioni diamo? Ebbene, entriamo nello specifico. Ve l'ho detto che questo video sarebbe stato lungo, ma ci tengo a descrivere bene le cose che dico. Allora, quando noi ipotizziamo, abbiamo 3 kW di pannelli fotovoltaici, mettiamo il bulk a 55. Perché? Perché 3 kW ci arrivano lentamente e siamo realmente arrivati a 55. Ma ci siamo ancora arrivati per tensione, perché se sganciate lì può darsi che siete a 54, 53,8. Ora gli diamo il duration, cioè l'absorption. Quando arrivo a 55, quanto sto con 3 kW? Proviamo mezz'ora, c'è il timer negli EPEVER. Proviamo 30 minuti. Poi stacco tutto. Gianni, ho caricato al 100%. Perché è scesa a 54,2, 54, a me va bene così, volevo fare il 100%, anzi invece di 30 minuti faccio 40, negli esperimenti vari, e cambiando estate-inverno. A questo punto abbiamo caricato al 100%. Ora ipotizziamo di avere 10 kW di fotovoltaico, o 15, la tensione sale subito. Se io di bulk gli do 55, pam, ci arriva subito, e se mettiamo bulk duration, ovvero l'absorption a 0 minuti, cosa succede? Che subito passa al float, quindi quanto ho caricato? Il 50% di batteria, il 60, il 40, perché ho tanti pannelli. Allora ecco che gli do al bulk 2 ore, un'ora. Sempre dovete provare. A quel punto sta 1 ora 55 e butta dentro. Butterà sempre dentro meno perché ho tanti pannelli. Allora, Gianni, però ho visto che su 10 kW di pannelli si rimane 55, ma mi butta dentro 4 kW, 5, 6, non 10. Che fare? Va bene, vuoi fare 55,2? Perché se facciamo 55,2 le celle, nel caso, malaugurato caso, in cui noi carichiamo con un sole tenue che realmente riesce a mantenere tanti ampere in ingresso, e gli abbiamo dato un tempo di bulk di 2 ore, allora veramente ci arriviamo a 55,2, ma ci arriviamo però gradualmente con gli equalizzatori attivi che bilanciano costantemente. Può salire un attimo la tensione, vogliamo mettere il JK lì, va bene, o il Ni, mettiamolo lì, ma non andiamo oltre 55,2, ragazzi. Questo rientra sempre nel campo della proporzione. Ho messo 15 kW di pannelli, e quante batterie hai? 15 kWh, cioè stai caricando con 1C, non va bene, perché la carica, per dare ancora una volta longevità alle celle, deve essere 0,2, 0,3, 0,5, saltuariamente 0,7, ma non a 1C. 1C cosa significa, ragazzi, per quelli che non hanno visto i video precedenti? Significa che io sto caricando con la stessa potenza della capacità delle batterie. 15 kWh, 15 kW di pannelli. È troppo. Troppo. No, vabbè, ma a me preferisco così, Gianni, perché dove abito io al nord c'è meno sole, quando esce lo voglio prendere tutti. È una scelta, allora va bene. E sai che dureranno meno le batterie in longevità. Ecco che quindi io consiglio il 55 con impianti modesti fotovoltaici, 3 kW, 4 kW, 55,1 se abbiamo 6 kW, 55,2 se abbiamo 8 kW, 55,3 è già troppo.
quindi meglio pazientare un po' e non avere mai la batteria carica al 100% per dare sicurezza, per evitare che intervenga il BMS o l'Elerix, per viaggiare in sicurezza e serenità. Poi, ripeto, coloro che mi hanno fatto questa domanda, posso usare il JK o il Ni là in alto? Sì, è una scelta, ma da questo video capite il perché delle cose. Ragazzi, non esiste nessun canale YouTube, nessun forum, nessun blog, nessuna enciclopedia che vi dirà mai se è seria. Questo è meglio di tutto il resto, questo è più bello di tutto il resto. Non è così, perché soprattutto nell'energia alternativa c'è l'adattabilità delle cose che vogliamo comprare a quello che dobbiamo realizzare, in funzione di quello che troviamo sul posto, angolazione dei tetti, grado di incidenza sul sole, il nord o il sud dell'Italia. Ci sono tante variabili, quindi la certezza non esiste, ma come avete visto vi sto dando le chance per andare a fare un'attenta valutazione se volete caricare al 100% o meno. Questo è un fattore importante. E poi a quanto scendiamo di float? Bene, puoi mettere anche 54 se vuoi restare sempre lì al 100% con gli utilizzatori che intanto assorbono l'eccesso, ma le batterie rimangono sempre lì finché c'è sole. Hai caricato sempre al 100%. 95, 99, va bene. Se invece vuoi longevità devi mettere, consiglio io, a 53,7, 53,6. Cioè quando io ho fatto 55 o 55,2 se ho tanti pannelli e con 2 o 3 equalizzatori, ma anche con un JK, a quel punto passo dopo un'ora dove ho inserito tanta corrente e lo vedo dal SOC, dallo state of charge, quanta corrente mi dà in percentuale, no? Voi sapete che a 58,4 è la cosiddetta carica massima, dopodiché c'è il punto di dilatazione. A 54,4 è il 100%, ragazzi, delle celle. A 54 siete già al 90 e via discendendo fino al 51 che è il 20%. Bene, in questo range decidete voi se dare longevità o potenza. Se siete un amante del bolletta zero, allora caricate sempre alto, batterie dureranno meno, ci vediamo fra 10 anni, ragazzi. Gli amici del canale come me che sono in età avanzata, fra 20 anni non ci siamo più, speriamo di sì, ma forse no. Quindi i calcoli vanno fatti in funzione di una serie di variabili che dobbiamo valutare personalmente. Quindi il bulk che io consiglio su impianti piccoli è 55 e il float 53,7 è il duration da 30 minuti a un'ora a secondo di che esposizione avete, ok? E avete le batterie che si caricano bene, piene, ma non troppo, siete sull'85-90% sempre. Se avete impianti più significativi allora date un bulk più alto per sfruttare bene il fotovoltaico, 55,2 massimo, equalizzatori attivi attenti. Attenzione ragazzi, mi sta venendo in mente una cosa, potete anche mettere un Eltec o un QCC, quelli del link del canale, ce ne sono tanti altri ovviamente, no? Fisso. E poi andate a montare un JK o un Ni che lavora in alto, cioè pam, vi fa il bilanciamento, ma avete le emergenze che sono protette, cioè tutte le celle si devono comportare sempre bene. Vi ricordo che se c'è un falso contatto quella cella assorbirà meno delle altre, quindi vi proteggete con questo. Voglio fare un video su questo, ma prima, come avviene sempre su questo canale, devo fare i test. Ragazzi, io sono sempre l'ultimo che arriva su YouTube, perché quando arrivo dico le cose che ho provato e le correnti che ho misurato e le scosse che ho preso, poche e zero quasi fino ad oggi. Detto questo, può essere ottima da valutare l'idea di mettere un equalizzatore attivo fisso o due secondo il pacco batterie che abbiamo fatto, se è un 2P16S, e a quel punto un JK o un Ni che vada a bilanciare solamente in alto. Abbiamo coperto comunque l'emergenza. Attenzione, mai veramente oltre 55, 55,1, 55,2. Guadagnate pochi ampere, e se facciamo 5 ampere su una batteria che è arrivata a 55 volt, quanto volete che siano? 300 watt, 500 watt, cioè non sono kilowatt, la batteria è già bella gonfia, ok? Il bulk quindi, dicevo, per riassumere un attimo, 55 su impianti piccoli e 53,6 o 7 sempre per gli impianti piccoli sul float, sul flottaggio,
e invece impianti più grossi possiamo fare 55.1, 55.2 e 54 o 53.8 come float. In questo modo avete un funzionamento molto bilanciato delle celle. Andiamo avanti ragazzi. Un momento ragazzi, vi ricordo una cosa, sulla macchinina io non ho messo volontariamente il BMS, sto facendo dei test per il senza BMS e ho già fatto più di 1000 chilometri con 2 ricariche e la terza sta ancora funzionando, cioè ragazzi, con 15-16 kWh di celle, e c'è un QCC e il daily che mi serve solo per verificare il Bluetooth, in quanto ho impostato la partenza del bilanciamento delle celle a 50 mV, al quale non è mai arrivato, quindi sta facendo tutto il QCC, celle buone, lavorano insieme. E ragazzi, la macchinina è 4 kW di motore e ho anche acceso per test il 2 kW di resistenza elettrica per scaldare l'acqua dell'abitacolo, perché c'è un ricircolo di acqua calda con le ventole come quella della macchina, ma non è col motore, è col calore del motore, ma funziona con l'elettricità. Bene, quando accendo alla massima velocità, perché questa macchina fa 45-50 km/h massimi, quando sono sul rettilineo e vai per mezz'ora per raggiungere un paese, o come sono venuto qua adesso in montagna qui, ebbene lì sei a manetta fisso 4 kW e accendi quello del riscaldamento per fare delle prove, ovviamente adesso è estate, no, non lo tengo tanto, siamo a 6 kW e le celle con il QCC, cioè capite? Chiaramente tutto sotto controllo, quando si carica, quando si scarica, e adesso vedrete nei prossimi video anche come interrompere la carica minima. Mi fido di queste celle, sto facendo così, è una scelta. Quindi questo per dirvi che cosa? Che sto facendo funzionare la macchinina senza BMS, proprio per rispondere a questa domanda sul bulk e sul float a livello personale, a livello soggettivo in base alle esperienze e ai test. Ragazzi, alla prossima domanda voglio rispondervi con un foglio di carta. Molti amici del canale mi chiedono, Gianni, sono meglio le turbine eoliche verticali o orizzontali? Tu vedo che fai solo le orizzontali, quelle classiche che girano come l'elica dell'aereo, le verticali girano così. Ma perché non ti piacciono? Ti piacciono? Cioè, facci un video perché sono carine, io vorrei mettere quella, meno ingrombro, mi hanno parlato bene. Ora, le orizzontali sono più potenti, le verticali meno, è una questione di leva. Quella orizzontale gira così, dove è la leva? Mentre il perno è centrale e la pala della turbina eolica è questa, ebbene abbiamo questa leva che gira. Quando una pala è verticale e sono di solito molto strette, abbiamo questa leva che deve far girare. La quantità di vento che colpisce la turbina eolica nelle verticali è maggiore perché c'è questo involucro largo che sale, ma voi potrete ben capire che quando io faccio girare qualcosa così, mentre il vento spinge di qua, c'è anche questa pala eolica che viene al contrario. Quindi è ovvio che sono coniche dove il punto di spinta è cono interno, il punto di ritorno è cono esterno, quindi taglia, però è sempre un freno. Nella turbina eolica orizzontale il vento spinge qua e passa oltre, quindi abbiamo una spinta continua su una leva superiore. Ragazzi, questo l'avevo detto in un video, ma molti amici del canale hanno voluto comprare le verticali e poi mi dicono: Gianni, ho comprato una turbina verticale con sotto il rotore, il generatore, che mi avevano garantito 1000 watt, ma me ne fa 70. Sì, attenzione a cosa comprate ragazzi, perché la promessa o le false promesse o le frasi finte, se io vi dico a voi vendo turbina da 1000 watt, voi la comprate. Poi mi dite: ma questa fa 70 watt. No, io intendevo 1000 watt all'anno. Ah, non hai letto bene. Allora ragazzi, ci sono le leggi della fisica che parlano chiaro. Ad esempio, perché... ecco, un'altra domanda che mi fate è questa. Io, Gianni, se compro una turbina con diametro di 1 metro, ok? Ed è 1000 watt, se compro una turbina con diametro di 2 metri è 2000 watt? No. No, perché il moltiplicatore del vento è al quadrato, significa che le forze che spingono una turbina non sono solo quelle di pressione,
sono anche quelle di decompressione. Lo sanno bene gli amici velisti del canale, dove, ragazzi, c'è una cosa, sembra anche strana, ma quando una barca a vela viene colpita dal vento, ebbene, si crea la spinta sulla superficie della vela. Ovviamente dietro la vela c'è, chiamiamolo tra virgolette, il vuoto, no? Perché il vento batte sulla vela e poi sfugge sui lati. Sfuggendo sui lati trova il vuoto qua, si risucchia la vela, no? E quindi sulla vela, come sulle turbine eoliche, si ha una doppia forza, quella di spinta e quella dietro di risucchio. Ebbene, ragazzi, questa spinta di risucchio è superiore a quella di spinta. Sembra strano, ma è così. Quindi la barca a vela riceve più forza per quello che avviene dietro alla vela e non sulla vela. Ora, le forze in ballo non sono sempre moltiplicatori del doppio. Vi faccio un esempio. Io ho un foglio di carta, no? Che forza ci metto a piegarlo in due? Una forza X, ok? Io ho piegato il foglio in due. Quante pieghe posso fare su un foglio? Voi direte, non lo so, 20, 30, poi se il foglio è grande di più. Ebbene no, ragazzi, provatelo voi. Pigliate un foglio A5 piccolo, o A4, classico foglio lettera, o A3, quelli doppi, o altri più grandi. Quando voi lo piegate riuscite a fare massimo 7 pieghe, ma se siete dei maciste, se no non ce la fate. Ma perché questo? Perché ogni volta che fate una piega, vedete, qua ne ho fatta una, ok? Questa adesso è la seconda. Bene, la seconda piega che faccio è esattamente 8 volte superiore alla precedente. Adesso faccio la terza, vedete, che è 8 volte superiore alla precedente. Bene, poi faccio la quarta. Ho fatto 4 pieghe, ragazzi. Adesso faccio la quinta, ok? Adesso, ragazzi, faccio la sesta. Cerco di farle più vive possibile, ma io non riesco a fare la settima, ragazzi, non ce la faccio più. Vedete? La settima piega del foglio non si fa. Perché? Perché 8 volte ogni piega precedente significa che adesso io dovrei esercitare una forza di circa 200.000 volte superiore alla prima. Queste sono leggi della natura. Quindi quando ho una turbina eolica di 1 metro, quando ho 2 metri, in funzione dell'ottimizzazione delle pale, dell'angolazione, di quant'altro, ho una forza molto superiore. Ecco che con 1 metro riesco a fare non 1 kilowatt, riesco a fare 150, 200, 500 watt massimi a seconda delle potenze, ma con 1 metro, cioè solamente il doppio, io posso arrivare anche a 2 kW,2, 2,5 di punto. Quindi abbiamo fatto per 4, per 5 volte. Il moltiplicatore del vento è molto sostanzioso. La nuova turbina eolica che ho presentato sul canale, e ragazzi scusatemi ma lì ci vorrà tempo perché devo fare il plinto, lo scavo, il palo, la volevo fare poi eccetera eccetera. Ebbene, quella è 4 metri, quindi se quella da 1 metro fa 500 watt, ipotizziamo, quella da 4 metri cosa fa? 500 per 1 metro, 2, 3, 4, per 4, quindi 2 kW? No, arriva a punte di 3,5 kW, 4 su quella tipologia di pala, senza sfruttarla troppo. Potremmo anche ottimizzare, potremmo arrivare anche a 4 kW, 4,5. Bene, ragazzi, queste sono le leggi della natura. A volte alcuni amici del canale mi chiamano per il moto perpetuo e tratterò un video specifico su questo perché il moto perpetuo sulle macchine in movimento non esiste. Le leggi della termodinamica, la prima e la seconda, sono fisse, non si possono violare. Non le ha violate Einstein, chi le deve violare? Gianni? Assolutamente no. Tante invenzioni sono fatte, alcuni di voi mi dicono Tesla ha inventato delle cose perché poi non ci credevano ed erano vere, eccetera. Sì, ma sono invenzioni che non violano nessuna legge della natura. E la prima che voglio presentarvi qua sul canale e che già conoscete e che è inviolabile è esattamente che il Sole è gratis e il Sole di tutti gli impianti che state costruendo attraverso questo canale e che vi porta corrente gratuita ma anche corrente che salva la natura, questo durerà per sempre. Al prossimo video ragazzi, iscrivetevi al canale se è vostro piacere. Buona visione.